Ciao, bentornato al mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati, lasciami un commentino in modo tale che so che sei passato anche per un salutino, un cuoricino, qualsiasi cosa. Puoi lasciarmi anche un commento di richieste di video, di consigli, di suggerimenti e via dicendo e ti ringrazio. Oggi andiamo a vedere la seconda parte. Nella prima parte abbiamo visto l'abito prendisole, quali sono i tessuti che ti ho consigliato, quali sono i modi in cui il tessuto può essere e deve essere realizzato. Insomma, ho fatto un video introduttivo. In questo video invece ti faccio vedere come cucire questo tipo di abito, che è un abito estivo per eccellenza, è un abito che puoi utilizzare per andare al mare, per andare a fare la spesa, e addirittura è un abito talmente comodo che puoi utilizzare anche come camicia da notte. Qual è la corrente di cui avrai bisogno per cucire questo tipo di abito bellissimo che puoi fare anche per delle bambine? La stoffa che puoi utilizzare, quindi una stoffa di cotone, una stoffa di lino molto leggera, oppure il Popelin di cui ti ho parlato nel video appunto precedente. Puoi avere bisogno di una macchina per cucire meccanica o elettronica per fare tutto il punto smock, quindi il punto elastico, e ti ho fatto due video che ti lascio sempre in descrizione o nel primo commento in modo tale che lo trovi con facilità. Quindi nel commento in alto, fissato in alto, trovi il link per andare a vedere questi due video dove ti spiego nel dettaglio come effettuare o con la macchina meccanica o con la macchina elettronica il punto elastico. Poi se ce l'hai puoi utilizzare la taglia e cuci, se ce l'hai, perché è molto più veloce per quanto riguarda la sorfilatura, per quanto riguarda le cuciture e via dicendo. Poi avrei bisogno di un filo elastico e di 4 bobine di ugual colore. Consiglio sempre di utilizzare un filo in poliestere perché è un filo che è molto robusto ed ha una proprietà di elasticità. Infatti, soprattutto se tu lo usi per le macchine per cucire, le taglie e cuci, nelle taglie e cuci si mette sempre il filo in poliestere, non mettere il filo in cotone, perché il filo in cotone tenderà a strapparsi con più facilità, quindi sempre in poliestere. Inoltre, se ce l'hai, il piedino punto satin con guida incorporata, se no un piedino che ti dà la possibilità di seguire l'orlo, ecco, per andare dritta nell'orlo, soprattutto per fare in modo che le strisce, quelle che verranno arricciate, possano essere parallele l'una alle altre. E infatti ti ho fatto vedere un altro mio video dove ti ho parlato di un piedino che secondo me non dovrebbe mancare nell'attrezzatura di una sarta per quanto riguarda le macchine per cucire, ed è un piedino con segnati, proprio delle linette segnate, per cui possiamo andare parallele alle cuciture precedenti, e questo può essere utilizzato sia per fare questo tipo di punto smock, ma potrebbe essere utilizzato anche per fare delle rifiniture, per esempio con dei disegni, quindi uno parallelo all'altro. Il materiale occorrente è stoffa di cotone, non deve essere troppo grossa, ma deve essere una stoffa molto leggera come questa, che è un cotone molto leggero, ed è una stoffa che puoi trovare in tessuti jola.it, e puoi utilizzare anche il mio codice sconto Chris29 per avere uno sconto sui tuoi acquisti, ed è una stoffa veramente bellissima. Con questa stoffa inizialmente avrei voluto fare una borsa, ma poi ho deciso di farmi un vestitino perché è veramente troppo bellina, mi piacciono troppo i gatti, sono una gattara. Come vedete la stampa è veramente deliziosa, veramente troppo carina. Andiamo a vedere le misure dell'abito. Le misure che ho fatto per me sono 85 di lunghezza, poi dipende ovviamente dalle vostre misure, come abbiamo visto. Devi prendere misure dalla lunghezza delle ascelle fino all'orlo, più 1 centimetro o 2 centimetri, forse è meglio anche 2 centimetri. 140 l'ho fatto, quindi diviso 2 perché l'ho messo nella ripiegatura della stoffa. Ma io non te lo faccio vedere questo passaggio semplicemente perché ognuno si deve confezionare, diciamo, a seconda delle proprie misure. Verrà un rettangolo. Lo mettiamo al rovescio, mettiamo gli spilli in questa parte che è rimasta ovviamente aperta, lo fissiamo con gli spilli, perché questo lo dobbiamo cucire o con la macchina per cucire
oppure direttamente in taglie e cuci. Io lo passerò direttamente in taglie e cuci perché è molto più veloce. Andiamo a confezionare il capo. Per prima cosa dobbiamo andare a cucire i fianchi dell'abito, quindi cuciamo tutti i fianchi per poi cucire successivamente con la macchina per cucire il punto smock. Per cucire ho utilizzato questi parametri 4, 4 e 4 e poi ho utilizzato a 3 di lunghezza del punto e a 0,1 il differenziale. Ho utilizzato la NL11C della Necchi. Le increspature le possiamo fare sia nelle bretelle e sia nella parte superiore ovviamente dell'abito, in modo tale che si restringa e che possiamo direttamente infilarcelo dalla testa, quindi dall'alto, senza asole, bottoni, cerniere lampo, semplicissimo, perché deve essere un abito super semplice da fare per super principianti. Nella parte della vita, che poi è vita alta, ho deciso di mettere un elastico per rendere più avvitato l'abitino. Si deve usare un punto zig zag elastico, che in questo caso è il numero 6. Ho impostato la macchina in questo modo: 5,5 di altezza e 3 di lunghezza. Lo dobbiamo tenere leggermente tirato e andiamo avanti. Come vediamo si sta arricciando. La grandezza dell'elastico la puoi scegliere tu a seconda delle tue esigenze. Dopodiché dovete prendere il ferrodastino e passare sopra il vapore senza premere, perché il vapore fa sì che l'elastico diventi ancora più arricciato. In questo modo. Attaccare le maniche al corpino. Se hai un manichino ti verrà più facile appuntare all'abito le due nastri al vestito, sia nel davanti che nella parte di dietro. Se non avete un manichino potete farvi aiutare da qualcuno in casa. Rifinire l'orlo. Rifinisco in taglie e cuci sia la parte dello scollo del davanti che dell'orlo. Adesso rifinisco sia la parte dello scollo che la parte dell'orlo, sempre in taglie e cuci. Ho tagliato anche le bretelle. Ero indecisa se fare le bretelle con le arricciature oppure le bretelle semplici, dipende dalla stoffa che abbiamo. Io ho questa stoffa a disposizione perché l'ho tutta terminata, quindi cosa posso fare? Lo divido a metà. So con certezza che questa parte mi è più che sufficiente per fare un nastrino, quindi io devo preparare 4 nastrini. Uno andrà dietro, uno davanti nella parte sinistra e uno dietro, uno davanti nella parte destra. Quindi io taglio questa parte qui. Quindi ora ho 4 strisce che poi andiamo a vedere insieme come si fanno. Diciamo che questo è il metodo più facile. Poi in un altro video, infatti iscriviti al canale, ti farò vedere come si fa invece il modello con invece le spalline arricciate, come le ho fatte qui. Le maniche le dobbiamo mettere dritto contro dritto in questo modo e mettere gli spilli, fissarli con gli spilli in questo modo. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Ognuno di questi lo devo cucire a macchina o in taglie e cuci. Lo cucirò in taglie e cuci, quindi tutta questa parte qui e anche questa. Posso partire da qui e tutta questa parte, lasciando aperta una parte, questa parte qui aperta. Rivoltarli utilizzo questo attrezzo di cui ti ho parlato in un video a parte. Ti invito ad andare a guardarlo se non l'hai ancora visto, però lo vediamo insieme come si fa. Per rivoltare quindi un tubolare al dritto, per fare in frettissima,
prima la punta, poi si inserisce il tubolare ed è super facile e veloce. E così anche con gli altri. Adesso ti faccio vedere come preparo le singole bretelline. Cosa faccio? Metto nella parte superiore, metto il centro della parte che ho cucito verso l'alto, in questo modo. Questo è ancora aperto. Siccome ho fatto questa cucitura, faccio così, ecco, appiattisco questa parte formando una sorta di punta. La fissiamo con uno spillo perché mi piace di più. Rispetto a una parte che rimane squadrata, io preferisco la puntina. Infatti anche gli altri li ho preparati tutti in questo modo. Ovviamente devo stirare, quindi vanno tutti stirati. Come vedi ho formato una sorta di puntina. Devo stirare le maniche, quindi abbiamo formato questa parte qui che è carina, rimane così con la punta. Ok, e qua l'ho messo all'interno, lo mettiamo all'interno, lo appiattiamo con il ferro da stiro e facciamo così anche per tutte le altre. Se hai un manichino ti verrà più facile appuntare all'abito le due nastri al vestito, sia nel davanti che nella parte di dietro. Se non avete un manichino potete farvi aiutare da qualcuno in casa. Per rifinire le maniche, quindi questa parte che rimane interna, posso farlo in due modi. O lo faccio a macchina oppure a mano. Io preferisco attaccarlo a mano con un filo in tinta perché mi rilassa. Ma è una mia scelta personale. Ovviamente se non ho tempo lo faccio a macchina, però mi rilassa moltissimo cucire a mano. Fammi sapere nei commenti se anche a te piace cucire a mano, fare i punti a mano. A me rilassano tantissimo. L'orlo lo possiamo fare girando l'orlo in questo modo verso l'interno e ribatterlo con la macchina per cucire, oppure in questo modo, girando 2 volte, così, quindi facendo un orlino quindi più sartoriale, e possiamo anche questo ribatterlo a macchina oppure fare un punto nascosto a mano. A voi la scelta. Decorazione: possiamo decorare il nostro abito con un bel fiocco, per esempio come ho fatto io, delle perline, con dei fiocchettini. Possiamo sbizzarrire la nostra fantasia attaccando per esempio un pizzetto, anche una rosellina, una spilletta per esempio con una rosellina da attaccare e staccare nel momento in cui dobbiamo lavare l'abito. Quindi ti consiglio sempre di utilizzare questo metodo in modo tale che lo puoi staccare nel momento in cui devi lavare l'abito a mano. Possiamo anche fare queste increspature in questo modo, come vediamo qui in questo abito. Crespature nella prima parte sono 1 2 3 4, altre 4 in questa parte qui e poi altre 4 qui, e qua un elastico. Rimane sempre a vita alta anche in questo caso. È stato rifinito in taglia e cuci, del giroseno o giropetto è stato rifinita così, mentre l'orlo è stato rifinito con del pizzo in questo modo. Quindi possiamo rifinirli anche con del pizzo. Spero che il video ti sia stato utile, che ti piaccia questo abito che abbiamo creato insieme, e se lo farai mandami le foto così le condividerò nei miei social con il tuo link. Quindi mi raccomando, mandatemi sempre le vostre foto delle vostre creazioni perché ci tengo tantissimo. Non ho fatto tantissimi tutorial nel mio canale, soprattutto nell'ultimo periodo, però quei tutorial che ho fatto farebbe piacere ricevere le vostre creazioni che avete fatto seguendo appunto i miei tutorial. Io ti mando un grande bacio e se non sei iscritto iscriviti al canale, clicca sulla campanella come ti dico sempre, e lasciami un commentino qua sotto. Tutoriale creativo ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video.